Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza e oggi sono ancora con Gabriele. Ciao Matteo. Extreme Detailing Brescia. Ok ragazzi, allora oggi parliamo di protezione, ma protezione nel senso di nanotecnologia, sigillanti, e poi basta. Alita ragazzi è sporca lurida, ha bisogno prima di tutto di una pulizia e di una lucidatura. Matteo, come al solito, mi ha portato una macchina tutta sporca di moscerini. Prima di intervenire con la lucidatura bisogna togliere tutti i moscerini e partiamo con un prodotto apposito e con del vapore. Ragazzi, cosa fa il vapore? Va a ammorbidire il moscerino e quindi sarà più facile rimuoverlo senza calcare e senza fare dei micrograffi, cosa molto importante specialmente su questa vernice qua che è molto tenera. Adesso sto valutando un attimino i danni e vedo che Matteo ha un sacco di macchie di calcare. Comunque c'è un prodotto apposito per togliere le macchie di calcare. Oltre il calcare anche dei micrograffi. Quindi prima della lucidatura la macchina va decontaminata. Decontaminata cosa vuol dire? Togliere le particelle contaminanti che si sono infilate nel trasparente. Come possiamo capire che è contaminata un'auto? Con un semplice sacchetto, passando sopra la carrozzeria pulita, si sente un sfrigolio. Questo è dovuto dalle contaminazioni ferrose, dovuto dallo smog e tutto il resto. Adesso partiamo con la decontaminazione. Cosa utilizziamo per decontaminare? Questa argilla noi la passeremo con un lubrificante sulla carrozzeria e lei andrà a inglobare tutte le particelle dei contaminanti proprio all'interno di essa. Matteo, prova a toccare qua che sentirai ancora le contaminazioni e prova a farlo qua. Tutta un'altra roba. Scorre molto meglio tra l'altro. Adesso interveniamo con una lucidatura. Conoscendo la vernice della Tesla che è molto tenera e morbida, inizierei subito con un approccio un po' delicato, non con paste aggressive o compound che vanno a incidere troppo. Visto che ci sono molti graffi e ho deciso di intervenire un attimino un po' più aggressivamente. Ok, ci siamo ragazzi. Bene, trovato la combinazione, ora proseguiamo a fare tutto il cofano. Il processo di lucidatura è un processo molto lungo e il suo prezzo dipende dallo stato del veicolo. Nel caso di Tesla l'auto ha una vernice abbastanza tenera e quindi è relativamente facile togliere le imperfezioni. Però attenzione, bisogna essere veramente esperti del settore
perché bisogna sapere quali prodotti esatti utilizzare, perché se si agisce con un prodotto e con una forza troppo irruenta si rischia di fare dei danni. Una pasta più fine di quella che abbiamo utilizzato, quindi va per gradazioni. Prima siamo intervenuti con una pasta un po' più aggressiva, questo è un compound di finitura. Bene, adesso rimuoviamo l'ultimo passaggio e poi vediamo il risultato. Niente ragazzi, qui i lavori vanno avanti e dalla regia mi dicono che le vernici di Tesla si segnano solo a guardarle. Quindi ragazzi, se comprate una Tesla, la prima cosa che dovete fare è portarla da Gabri e fare una o PPF o una nano, soprattutto sui colori scuri. Dopo aver lucidato la macchina a dovere e dopo averla pulita e sgrassata, iniziamo con la nanotecnologia. Dopo l'applicazione della nanotecnologia l'auto deve almeno stare ferma 24 ore e cosa molto importante, l'auto non deve prendere l'acqua. Per una buona riuscita la macchina deve stare a circa una temperatura di 20 gradi e l'umidità non deve sorpassare il 65%. Di applicazioni con la nanotecnologia ce ne sono parecchie, alcune vanno essiccate con l'applicazione di luci lampade a UV, altre invece no. Quella che stiamo usando noi in questo momento non ha bisogno di un'essiccazione. E adesso ragazzi proviamo la brillantezza con un glossmetro, è un apparecchio elettronico che va a fotografare il grado di brillantezza e ce lo indica. Allora, l'altra volta avevamo chiesto di lasciare dei commenti, bene, ora rispondiamo ad alcuni di quei commenti. Ale Bruno chiede, ho acquistato una macchina ex fumatore, come si può risolvere il problema di odore con il fai da te? Ciao e complimenti. Allora Ale, vediamo, secondo te cosa si può fare? Inizialmente bisogna pulire la macchina, pulire e detergerla, però bisogna vedere in che grado di intossicazione ha subito questa macchina qua. Quindi interverrei dopo una bella pulita e detersione con una fumigata con questo prodotto qua che è quello che abbiamo visto l'altra volta. Se non riusciamo lì interveniamo con l'ozono. L'ozono ha un metodo ossidativo che interviene sulle molecole di virus, batteri distruggenti. Esatto. Quindi anche gli odori riesce completamente. Esatto. Io di solito faccio per prima la fumigazione, guardo come è andata. Se proprio non ce l'ho fatta con la fumigazione, che di solito l'80% ce la facciamo, interveniamo con l'ultimo ritrovato, che questo qua è l'ultima macchina della Novatec, e con questo riusciamo al 100% ad eliminare gli odori, però bisogna vedere innanzitutto come è impregnata sta macchina. Prima di tutto bisogna intervenire con una bella pulita, una bella igienizzata, quindi armarsi di spazzole e prodotti dedicati. Quanto costa una fumigazione classica come quella che abbiamo visto l'altra volta? Noi la proponiamo a 35 euro. Calcola mezz'ora il cliente può, mezz'ora, tre quarti d'ora uscire con la macchina. E con l'ozono invece il prezzo? Il prezzo non cambia, è uguale. L'ozono, a diversità della fumigazione che interviene, come abbiamo già detto, sulla molecola, però non ha odore, cioè non abbiamo un'auto profumata, mentre con la fumigazione ci resta anche un'auto bella profumata. Seconda domanda. Alessandro Fermi mi chiede: ciao Matteo, ottimo video, una domanda. Dove lavoro, circa 1500-2000 metri, c'è l'inceneritore e quando cambia il vento mi ricopre l'auto bianca di una patina grigia finissima.
che poi con l'acqua acida piovendo si vede che intacca la cera con macchie grigie e ogni tanto devo lucidare l'auto. Chiedi se c'è un prodotto che impedisce l'adesione di questa patina. Vabbè, ti consiglio sicuramente dopo la lucidatura di non dare cere, ma magari di applicare un prodotto a base di nanotecnologia. Sicuramente con la protezione farai meno fatica a togliere questi problemi qua. Con una semplice sciacquata andrà via tutto. Quindi? Altra domanda. Allora, bene amici! Marco poi mi chiede: ho un sedile in ecopelle nera che sul laterale della seduta, probabilmente complice il fatto che la pelle si è un po' seccata, con il tempo si è rovinato, andandosi a creare una screpolatura che in un punto è diventata un fiorellino. Esiste un modo per riparare il danno? Sì, è possibile riparare il danno, ci sono dei kit in commercio che ti danno la possibilità di riverniciare, di ritinteggiare la parte a brasa. Logicamente ci vuole un attimino di dimestichezza, manualità, tra virgolette. Tu fai questi tipi di lavori? Certo, abbiamo il nostro tappezziere con cui collaboriamo, quindi se c'è bisogno interveniamo anche sul cambio spallina. Thomas invece mi chiede: ma quanto costa un trattamento completo di pulizia degli interni, sia come prodotti che come manodopera? Per fare una macchina dipende da in che stato è, sicuramente se è parecchio sporca abbiamo più consumo di prodotti, comunque il prodotto inciderà sul 30-40 euro a macchina. Il discorso è la manodopera, sicuramente per fare un interno 5-6 ore ci vogliono tutte. E in media pulizia interni siamo sui? Parte dai 200 si arriva alle 350-400 euro. Ma pensavo di più. Sicuramente col tuo sconto, se no è un centinaio di euro in più. Se vi manda Matteo Valenza avrete un trattamento speciale. Ok ragazzi, venite a trovare Gabriele, lo trovate a Montichiari in Viale Europa. Vi lascio anche il numero di telefono nella descrizione del video. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale, arriveranno sempre nuove informazioni sulla cura dell'auto. Mi raccomando oltretutto seguitemi su Facebook e Instagram, e su Instagram c'è anche Gabriele, quindi vi lascio anche il link in descrizione. Se volete acquistare una nuova Tesla, questo è il momento giusto ragazzi, vi lascio un'infografica qui in parte e il link in descrizione, avrete 1500 km gratuiti di ricarica al supercharger. Come sempre mi trovate in live la domenica alle ore 21 e il giovedì sul secondo canale alle 20:30. E mi raccomando ragazzi, non perdetevi l'evento del Track Day in Franciacorta il 27 ottobre. E come sempre ragazzi, dal vostro Matteo Valenza è tutto, ciao! Alla prossima! Ciao!